Godzilla, sei rimasto proprio lì dove ti avevo lasciato. Godzilla. Siamo saliti, speravo nel Sunset Lover, ma c'è un'umidità pazzesca, sembra di stare a Milano o a Rovigo addirittura. Il non plus ultra sarebbe vedere il Monte Fuji da qua, ma secondo me oggi non è il giorno giusto. No, confermo, dovrebbe essere in fondo in quella direzione. Zero, impossibile. Sarebbe dovuto essere qui. Vi lascio anche questo spettacolo di vista di notte. Siamo rimasti qui ad aspettare l'ora più buia. Bellissimo, anche così. Sono solo dispiaciuto perché ho scoperto che anche qui c'è il timbro. Hanno il timbro. E io non mi sono portato il quadernino. Qui ce l'ho nello zaino dell'hotel, ma non è qui. Maledizione. E chi lo sapeva questo? Totalmente inaspettato. Tutto il palazzo comunale. Siamo riusciti ad avere un posto in questo ristorante di sushi consigliato, trovato su YouTube da qualche youtuber famoso. I prezzi non sono male, si parla di 10-12 pezzi a 35 euro. Vedremo adesso la qualità. È arrivata la prima porzione di 20 pezzi super succulenti di sushi. Questi sono un mix dei pezzi scelti dallo chef e dei pezzi più popolari, quindi magari più a buon mercato. Finalmente dopo tanti anni il vero sushi. Sono arrivati gli altri due piatti. Matteo, questo pesce è bellissimo. È l'inconfondibile zuppa di miso. Siamo arrivati al conto, secondo me alla fine comunque arriveremo intorno a 35-40 euro a testa. Il sushi era buono, non fantastico, c'erano ovviamente un sacco di pezzi che non troviamo da noi in Italia. C'era l'anguilla e tanti altri pesci che adesso non riesco a dirvi perché sono ignorante io. Ma comunque è stata una sorpresa perché trovare posto senza una prenotazione qui non me la sarei minimamente aspettata, quindi rimango comunque contento e positivo della serata. Rettifico, quindi per tutto quel ben di Dio abbiamo pagato non 35, non 40, ma 28 euro a testa. Ma quanto è bello il mio nuovo cappello. Buongiorno, allora questa tecnicamente è la prima mattina a Tokyo dopo la giornata passata sul Monte Fuji. Un po' controcorrente, voglio mostrarvi una cosa che voglio provare io per primo in particolare, ed è un caffè e non è il caffè dei gatti. Qui l'ultima volta avevo preso queste maialate di crepe, veramente molto buone. Eccolo qui, era super imbucato, nascosto tra le parallele della strada principale di Harajuku. Vediamo se è aperto. C'è un po' di coda dentro. Speriamo di entrare presto. Posto aperto, prenotazione fatta. Adesso facciamo un'oretta qui nel quartiere di Harajuku, che comunque era prevista la visita, e poi ritorniamo qui con i maialini. Resisti, resisti, resisti la tentazione, resisti la tentazione. No, ma la canzone di Digimon in sottofondo adesso mi digivolvo anch'io.
Pallina, chi sarà? Sentomaru! No, non volevo Sentomaru! Finalmente un bel vestito per la festa. Guarda, avrei proprio bisogno di vestirmi sopra Lady Oscar e sotto YMCA. Qui fanno i dorayaki. È tipo brioche al gelato, come ce l'abbiamo noi. Che sia il primo fast food giapponese questo, non l'avevo mai sentito. Zetteria, è praticamente McDonald's. Chissà perché sono qua tutti vicino alla cucina. È venuto lui. È venuto lui. Tu, maialino carino. Sono diventato papà di due splendidi maialini. Mi hanno scelto. Appena arrivano nuovi clienti si fiondano perché devono fare la siesta. Via. Totalmente andato. Guardate quanto ne abbiamo collezionati. Ce ne sono un'infinità. Poi vedendo questi qui dietro sono i privé per avere intimità con i maialini. Voi siete quelli più carini. Che il posto è libero. Subito, eccoti anche tu. Ciao maialino, non vi dimenticherò mai. Bella esperienza, veramente molto carina. Adesso sono anche interessato a vedere il Capybara Caffè. Comunque fino adesso io il Giappone me lo ricordavo un po' più rumoroso. C'erano tutte quelle persone che urlavano, gridavano perché dovevano vendere. Un po' meno, non so se per l'AFA o perché le cose un po' stanno cambiando. Comunque, al di là del casino, adesso andiamo a visitare il tempio di Harajuku. Se è questa la strada. Ma voi avete notato la perfezione di questi alberi all'ingresso? Scorderai l'attimo, la terra che tremò. Tra le cose che mi sono rimaste più impresse l'ultimo mio viaggio qui in Giappone è il melon pan, che voglio assolutamente riprovare, e siamo arrivati qui nel quartiere di Asakusa e oltre al melon pan ci sarà anche un altro bellissimo tempio da visitare che è il Sensoji. A tra poco. Eccola qui il posto, madonna che profumo che esce da qua, oddio.
E non c'è coda, non c'è coda, non l'ho mai vista con così poca coda. Ne prenderò sicuramente 2. Eccolo qui. Me lo pappo tutto. È buonissimo. Questo è il risultato finale e ho ancora fame, ne mangerei 50.000 di un pan. Questo lo vedevamo nei cartoni, ve lo ricordate? Ma devo sapere. Ce ne sono tantine di ragazze vestite con il kimono. Su questa stessa strada, Capodanno 2017-2018, ero qui. La tradizione vuole che si vada a pregare nei templi. Quel giorno lì era veramente molto più affollato di adesso, ma comunque c'è stata una gestione impeccabile e nessuno ha iniziato a urlare, a spingere, sono stati tutti super educati. Ed ecco il Senso-ji in tutta la sua maestosità. Di là abbiamo anche la torre di Ho-Ho, una delle tante. Quel giorno poi andai lì a sacrificare qualche yen, non ricordo quanti, comunque una sciocchezza, per poi avere il mio bigliettino di buon auspicio dell'anno nuovo. Lo ricordo ancora, ricevetti un avvertimento riguardo le mail che avrei inviato quell'anno a venire. Ai draghetti ci hanno messo un comodissimo tubo di plastica in bocca. Abbiamo un po' cambiato l'itinerario perché domani è previsto un bel tifone qui su Tokyo. Sarà solo la mattina probabilmente. Adesso si va sull'ex isola dell'immondizia. Si va ad Odaiba. Questo qui è il palazzo della Fuji Television. Adesso di qua, da questo lato, non si vede tanto bene, ma lì sopra è veramente una palla. Finalmente posso dirlo, perché io l'ho letto decine e decine di volte che avrebbero poi rimosso il Gundam e finalmente l'hanno fatto. Non lo vediamo, non c'è più il Gundam, quel senso romantico che viene a mancare. In compenso è rimasta la Statua delle Libertà. Non è piccola come quella che troverete a New York, ma è più piccola. In compenso però si può approfittare dell'ora buona. Guardate che tramonto. Lì dietro c'è il tifone che domani mattina, anzi forse già stasera, ci raggiungerà. Forte, eh? Da questa angolazione si vede meglio la palla. Che piacevole scoperta. Sono abbastanza convinto che la prima volta questo posto ancora non esistesse, ma si sta di un chilling qui. Cioè, questa è adibita anche alla pesca e ogni tanto salta fuori un pesciolone. Vediamo se ve lo becco, attenzione, pesce 1, 2, 3. No, niente, non sono fortunato. Attenzione alla sorpresona che vi sto per fare, eh? Chiudete gli occhi. Come non detto, mi sono dimenticato dove era finito il Gundam, era da questa parte, quindi esiste ancora. Fortuna vuole che è anche calato il buio e ci sono tutte queste lucine, magari fa anche lo spettacolo perché poi potenzialmente si può muovere il Gundam. Sono proprio uno smemorato. Eh sì, perché poi qua sotto, questa zona qui delle scale colorate, arcobaleno, c'è anche il negozio del Gundam, tutti i modellini con i pezzi. Chi ha tanta pazienza si diverte un sacco qui.
Ecco un'altra cosa totalmente inaspettata, allo scoccare dell'ora parte la sigla di Gundam. Ecco la giornata del tifone, speriamo che rimanga questa pioggia così e non diventi qualcosa di più serio. 次は日比谷です。千代田線、有楽町線。お一人でも多くのお客様にお座りいただきますよう、お荷物は座席に置かないようお願いいたします。 Sapete quando si sente il profumo di Giappone? Cos'è che è mancato fino ad oggi? È mancato il GR Pass, ragazzi, eccolo qui. E poi siamo venuti all'aeroporto di Haneda per nulla. Comunque l'ho visto, dai, mi mancava l'aeroporto di Haneda, non ci sono mai stato. La potenza in una mano. Ci farà passare da quei tornelli o no? No, niente, non era incluso nel GR Pass. Adesso prendiamo la monorotaia, che è quella sì che è inclusa per ritornare in centro e fare check-in in un altro alloggio. これはスパイシーじゃない。これは普通にチキン。一緒一緒一緒一緒。 Alla fine abbiamo sbagliato alloggio, si chiama uguale ma è in un altro posto, però sotto questo hotel c'è una nonnina super carina che ha preparato i bento, che sono i pasti tipici giapponesi che preparano per esempio per i figli quando vanno a scuola. Io ho scelto questo qui, è un onigiri super carico, artigianale, non come quello del Combini. Un vero onigiri preparato dalla signora in persona. Mi sento super giapponese adesso. Super carina la signora, voleva anche farci assaggiare un altro onigiri, però siamo veramente pieni e non abbiamo speso nulla, come si può immaginare. Aggiornamento tifone, meno di prima, molto meno, ha anche smesso di piovere al momento. Aggiornamento tifone numero 2. Appena arrivati ad Akihabara e la situazione è leggermente peggiorata. Ok, la situazione è decisamente peggiorata. Che peccato, l'hanno spostato lo Square Enix Café. Una volta era leggermente più grande, però dai, c'è sempre qualche aggeggio carino dentro. Ed ecco l'antro del nerd. Qui per far vedere quanto potenti sono le TV fanno vedere i trailer dei videogiochi. Aggiornamento tifone numero 3. Che belli cabinati con retro gaming, Bomberman, Super Mario World, Super Mario 1. È arrivato il momento del ramen, un ramen piuttosto bagnato perché qui piove di intermittenza. Comunque dovrebbe essere carino perché ha già preso l'ordinazione e siamo in fila. Magari ci trova il tavolo e troviamo già il ramen sopra. Sarebbe fighissimo. Guardate che mini coperto. Ci stiamo a stento. È arrivato il ramen. È delizioso e sarà super bollente.
Siamo a Shibuya, cosa si fa a Shibuya? Anche se non serve andare dall'altra parte, tu fai l'incrocio più trafficato del mondo, la Scramble Square. Un saluto alla Statua dei C quando la fai, Questa volta c'è molta meno coda della prima volta. Ma fatemi sapere nei commenti se vi piace il nuovo format del Palazzo 109 Shibuya. Io preferivo quello precedente. È ufficialmente partita la corsa agli Shinkansen. E voilà! Ma quanto sono belle le stazioni giapponesi. Ah, ma mi fanno notare che qui sotto era nascosto un ninja. Ciao Gesù, alla prossima!